Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video continuiamo l'approfondimento sulla nuova funzionalità rilasciata in OpenHub 4.3 e cioè della gestione degli sfondi interattivi. In questo video in particolare approfondiamo gli aspetti un pochino più avanzati che abbiamo messo da parte nel video precedente, in cui abbiamo fatto una sorta di infarinatura principale della funzionalità. Devo dire che questi aspetti avanzati alcuni sono molto interessanti in quanto ci permettono di progettare interfacce altamente avanzate semplicemente con la definizione di uno sfondo e di oggetti che possono diventare interattivi. Non perdiamo ulteriore tempo e quindi andiamo a vedere insieme cosa possiamo fare con queste proprietà avanzate. Eccoci sulla pagina di documentazione di OpenHub relativa proprio alla configurazione dell'elemento interattivo all'interno della pagina di tipo layout con sfondo SVG interattivo. Oltre alle caratteristiche principali che abbiamo visto la volta scorsa, e cioè la possibilità di far fare un'azione al nostro oggetto interattivo all'interno dello sfondo, approfondiamo adesso le proprietà avanzate, cercando di spiegare a cosa servono e facendo degli esempi mirati. Iniziamo subito dalla prima, che diciamo è la più banale tra virgolette, che ci permette di definire lo stato dell'elemento utilizzando un item diverso da quello utilizzato per l'azione da svolgere. Infatti di default l'item utilizzato per l'azione da svolgere è anche l'item che dà lo stato all'elemento. Nel caso in cui ci siano delle motivazioni per cui il nostro stato deve essere diverso dall'item su cui si fa l'azione, allora è possibile utilizzare la proprietà stateItems che adesso andremo a vedere. Lo stateItems va di pari passo con un'altra proprietà che è la definizione del colore per lo stato on e per lo stato off. In questo modo noi possiamo definire dei colori diversi, uno per lo stato on e uno per lo stato off, in modo tale che il nostro elemento SVG possa prendere dei colori particolari in funzione dello stato dell'item. La proprietà stateOnColor e stateOffColor possono essere anche definite tramite espressioni, vediamo un esempio qua sotto nella documentazione, dove come abbiamo visto in altre tipologie di espressione nelle pagine layout è possibile definire la proprietà in funzione di un'espressione booleana che si basa sugli stati definiti all'interno dell'elemento. Infatti, se noi nella definizione dell'espressione utilizziamo gli stati di diversi item, gli item che stiamo utilizzando in questa espressione devono essere tutti selezionati all'interno della proprietà stateItems. Infatti la proprietà stateItems, come vedremo, accetta una selezione multipla. Andiamo quindi a vedere adesso un esempio su una pagina reale per capire come funzionano queste proprietà. Partiamo prima da Inkscape in modo tale che ci possiamo preparare la nostra immagine SVG sulla falsariga di quella che abbiamo utilizzato nel video precedente, anzi la semplifichiamo perché come vedete ho un solo oggetto, un solo rettangolo. Quindi quello che dobbiamo fare per rendere questo rettangolo interattivo in OpenHub è andare ad aggiungere l'attributo OpenHub uguale true. Io lo faccio tramite l'XML editor in questo caso. L'altra volta abbiamo visto che si può fare tranquillamente da Notepad perché la nostra immagine SVG è un file di testo. Adesso vediamo una nuova modalità, quindi io vado a selezionare il mio oggetto, faccio più nell'elenco delle proprietà, scrivo OpenHub true come valore. Chiudiamo. Ok, a questo punto salviamo la nostra immagine. Questa immagine è messa nella cartella HTML della cartella di configurazione di OpenHub, quindi la raggiungiamo direttamente da web utilizzando il path /static. Comunque adesso andiamo a vedere nella definizione della nostra nuova pagina. Quindi definito questo l'attributo OpenHub uguale true per rendere cliccabile, quindi interattivo, il nostro elemento, passiamo ad OpenHub. Eccoci sulla home page di OpenHub, andiamo come al solito in impostazioni Pages, creiamo una nuova pagina di tipo layout, la chiamiamo SVG avanzato,
la mettiamo nella sidebar nel caso dovesse tornarci utile, salviamo subito e cambiamo il layout a Fixed Canvas. A questo punto andiamo nelle proprietà del nostro layout e come prima cosa andiamo nell'image URL a scrivere /static, così mappiamo la cartella HTML e poi il nome del nostro sfondo, test svg. Ricordiamoci di mettere embed svg come opzione selezionata, altrimenti l'SVG si comporta in maniera passiva. Ed ecco il nostro sfondo interattivo, quindi clicchiamo sul fulmine e vediamo le zone interattive che sono semplicemente il mio rettangolo. A questo punto andiamo a dare un'azione al nostro rettangolo, facciamo ad esempio accendere una luce, mettiamo il LED divano, poi però andiamo a settare le proprietà avanzate. Quello che dobbiamo fare per fare il test sulle proprietà che abbiamo visto prima è andare a settare uno state item diverso da quello che abbiamo settato nella action. Quindi qua vado a mettere la luce studio. In questo modo il mio elemento assumerà lo stato di luce studio, anche se l'azione che viene fatta cliccando su di esso si basa su un altro item. E poi andiamo a definire il colore dello stato on e il colore dello stato off. Allora, il colore dello stato on lo mettiamo rosso e il colore dello stato off lo mettiamo grigio. Salviamo, andiamo in Run Mode. Adesso è rosso perché la luce dello studio, come vedete dalla telecamera che mi riprende, è accesa. Se io clicco ho acceso i LED del divano, ma come vedete lo stato non cambia. Riclicco, spengo i LED del divano e come vedete lo stato continua a non cambiare. Andiamo ad aprire la main UI, così andiamo a vedere lo stato delle luci. Andiamo su proprietà, luce. Abbiamo la luce dello studio accesa, il LED divano invece spento. Quindi adesso vengo qui, clicco per accendere il LED del divano, come vedete lo stato del mio elemento non è cambiato, ma il LED divano è acceso. Riclicco, lo stato ovviamente non cambia e il LED divano è spento. Adesso spengo la luce dello studio e vedete che è diventato grigio. Riaccendo la luce dello studio ed è diventato rosso. Quindi questo è il funzionamento della proprietà item states e delle proprietà state on color e state off color. La prossima proprietà avanzata che andiamo a vedere è la use state proxy element. Questa proprietà torna utile quando il nostro elemento SVG non è un elemento semplice come abbiamo visto adesso, ma è un elemento complesso, quindi è un gruppo di elementi, quindi è un elemento formato da più elementi. In questo caso non avrebbe senso dare la rappresentazione dello stato a un gruppo, perché appunto non è un elemento ben specifico, e quindi utilizzando questa proprietà e utilizzando un attributo particolare sull'SVG possiamo definire all'interno di un elemento complesso, quindi all'interno di un gruppo, qual è l'elemento che deve assumere lo stato. Per fare questo utilizziamo un oggetto complesso creato con Inkscape, anzi più che creato l'ho fregato su internet, su un sito. Praticamente è un insieme di figure geometriche che formano uno pseudo divano. Diciamo che non è bellissimo, l'ho un pochino adattato io, ma ci dà l'idea comunque di un divano. Questo, come vedete, è un oggetto unico che però, se noi andiamo a scomporre qua sulla destra, quindi andiamo a vedere un po' tutti gli oggetti che lo compongono, sono un gruppo che è formato dalla parte, diciamo, dello schienale del divano e poi il pezzo centrale e i due braccioli. Quindi in questo caso, se noi vogliamo rendere tutto l'oggetto interattivo, dobbiamo dare la proprietà OpenHub True al gruppo
però poi lo stato deve essere rappresentato su uno di questi elementi. Utilizzando quindi la proprietà useStateProxyElement, noi possiamo definire all'interno dell'SVG qual è l'elemento che deve raccogliere lo stato. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare intanto è andare sull'XML editor, identificare il gruppo, quindi il nostro elemento principale, e aggiungere la proprietà openHub uguale true. In questo modo l'oggetto diventa interattivo in openHub. Successivamente dobbiamo definire qual è l'oggetto che deve assumere lo stato. In questo caso possiamo definire l'oggetto centrale. Questo oggetto, per raccogliere lo stato del gruppo, deve avere l'attributo flash uguale true. Quindi noi aggiungiamo l'attributo flash uguale true a questo oggetto e così lo abbiamo identificato come oggetto che raccoglie lo stato di tutto l'elemento. Salviamo la nostra immagine. Questa l'ho chiamata test2 svg, quindi adesso torniamo su openHub e andiamo a creare una pagina con questo sfondo. Ripartiamo dalla nostra pagina, andiamo a pulire tutte le azioni che abbiamo definito, visto che cambiamo sfondo, e andiamo appunto a mettere lo sfondo col test2. In questo modo ripartiamo puliti col nostro nuovo sfondo e senza nessuna azione più definita. Salviamo. Adesso, come vedete, l'attributo flash uguale true fa sì che anche nell'evidenziazione in design mode dell'interattività dell'oggetto nello sfondo e l'oggetto specifico che abbiamo definito con l'attributo flash uguale true a essere evidenziato, anche se poi l'interattività ce l'ha tutto l'oggetto gruppo. Quindi noi andiamo a cliccare, facciamo di nuovo la solita azione, andiamo a scegliere l'item luce studio, visto che cambiamo direttamente la luce dello studio così la vediamo in tempo reale. Negli attributi avanzati possiamo non definire lo state items, tanto utilizziamo l'item su cui facciamo l'azione come stato, però dobbiamo mettere il proxy element per lo stato. Poi definiamo di nuovo i colori on e off, cambiamo tonalità di grigio tanto per cambiare, salviamo, andiamo in run mode. Come vedete lo sfondo è rosso perché la luce è accesa, clicco, diventa grigio, riclicco e diventa rosso. Tra l'altro è un grigio che è praticamente identico, cambiamo colore, va, almeno lo vediamo meglio. Andiamo a mettere un grigio leggermente più scuro, salvo, run mode. Spengo la luce e vedete che diventa grigio, la riaccendo e vedete che la particolarità è che solo un elemento di tutto il gruppo interattivo assume lo stato. Infatti io posso cliccare anche sul bracciolo, però è solo questo elemento definito dall'attributo flash uguale true che assume lo stato dell'item. Come controprova, se togliamo l'opzione useStateProxyElement, salviamo, vedete che alla fine nessun elemento assume lo stato. Bene, per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto una parte delle proprietà avanzate della definizione dello sfondo interattivo in openHub. Nel prossimo video andremo a vedere le proprietà avanzate rimaste che non abbiamo visto in questo video, fino ad arrivare alla definizione di classi CSS dinamiche che permettono di ottenere degli effetti abbastanza interessanti e sfruttare anche le animazioni definite a livello di CSS. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video, per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!